Una promessa è una promessa. L'antica serie andava portata in salvo. Se tracciaste delle linee in grado di collegare Europa, Russia, Cina, India e Medio Oriente, incappereste nel protagonistan Ma bisogna essere degli di questo video, dalla sagoma simile a quella di un coniglio in corsa. Il Tagikistan. La terra dei tagiki è stretta tra due fiumi, l'Amudarya e il Sirdarya, ospita quasi 10 milioni di persone, è una regione impervia, nevosa e composta per il 90% da montagne, la metà delle quali supera i 3000 metri. Difatti i confini tagiki sono dettati dai valichi montuosi. A est abbiamo la Cina, a nord e a ovest Kirghizistan e Uzbekistan e a sud il problematico Afghanistan. Infine lo stretto corridoio del Wakhan apre le porte verso il Pakistan. Forse su una mappa può sembrare che il Tagikistan sia una gigantesca prato post-sovietica, facile da girare in macchina. Peccato che non sia così. Per muovervi da ovest verso est, percorso che richiede poco meno di 800 km, potreste impiegare anche 18 ore in automobile. Fino a 20 anni fa spostarsi dalla capitale Dushanbe alla seconda città del paese, Khujand, nella valle di Fergana, implicava circumnavigare i monti Hizor a nord, passando attraverso l'Uzbekistan. La situazione fu risolta nel 2006, quando l'azienda iraniana Sabirco inaugurò il tunnel Anzob, un valico lungo 5 km costato 4 miliardi di dollari. Idea fantastica, e invece nella pratica è stato tutto un classico magna magna all'italiana. Una volta aperto al transito, l'Anzob mancava di sistemi di drenaggio delle acque, di illuminazione, di ventilazione. Praticamente era soltanto una strada buia scavata nella montagna. Fuggite, sciocchi! Un toccasana per chi soffre di claustrofobia. Quel che è noto come tunnel della morte è stato completato e quantomeno illuminato soltanto nel 2018 grazie a dei finanziamenti cinesi. Ci torneremo poi. Come ogni stato dell'Asia centrale che si rispetti, il Tagikistan è sulla carta una repubblica, ma de facto una satrapia personale. Ebbene sì, parliamo del solito ex funzionario sovietico dal discutibile taglio di capelli che, dopo essere stato amministratore di una fattoria socialista, tiene ancora le redini del governo da quasi 30 anni e ha sempre vinto a mani basse delle noiosissime elezioni dal risultato scontato. It's post-Soviet States, baby! Nel caso del Tagikistan, il Power Ranger con falce e martello è tale Emomali Ramonov, o meglio, Ramon. Il suffisso slavo ov, di eredità russa, lo ha rimosso una volta collassata l'URSS. Nel mio libro La dura vita del dittatore, Ramon poteva avere un posto di primo piano, ma purtroppo il mondo è pieno di Ramon e non bastavano 20 di questi libri per affrontarli tutti. Bene, mi sono rotto i timpani. Partiamo con la solita geografia politica. Il Tagikistan è composto da 4 regioni: Sugd, Catalon, l'improbabile distretto sotto giurisdizione del governo centrale, dove sorge la capitale Dushanbe, che significa lunedì, dal giorno in cui si teneva il mercato cittadino, e la provincia autonoma del Gorno-Badakhshan. Quest'ultima regione, che è la più grande del paese, prevalentemente montuosa e scarsamente abitata, nella sua parte orientale ospita circa 200.000 Pamiri, conosciuti come popolo delle nuvole per via dell'altitudine dei loro villaggi. Ancora oggi i Pamiri, di lingua, tradizioni e religione differenti da quelle dei Tagiki, subiscono pesanti discriminazioni da parte del governo di Dushanbe. I loro leader vengono imprigionati, le loro famiglie uccise senza alcuna spiegazione. La solfa è sempre la solita, un popolo scomodo che va eliminato perché abita un territorio che serve come il pane allo stato centrale. Nel Gorno-Badakhshan svettano le cime più alte del paese, con picchi che vanno oltre i 7000 metri. Sì, questa montagna si chiama Karl Marx e quest'altra, in epoca sovietica, era nota come picco comunismo. Non a caso metà del ghiaccio presente in Asia centrale e dunque all'incirca il 60% delle risorse idriche della regione appartiene al Tagikistan, che è la terza nazione al mondo per disponibilità di acqua pro capite, o meglio, lo sarebbe, se non fosse per il fatto che metà della popolazione non vi ha accesso. Pensate che nelle aree rurali soltanto il 2% delle abitazioni ha un gabinetto. Questo perché le infrastrutture esistenti risalgono all'epoca sovietica e non godono di adeguati piani di manutenzione e ammodernamento. Lo stesso discorso vale per la produzione di energia. Secondo l'International Energy Agency, il Tagikistan gode dell'8º potenziale per l'implementazione di energia idroelettrica a livello mondiale. Tuttavia soltanto il 4% di questo potenziale viene sfruttato. Attualmente l'italiana WeBuild è impegnata nella costruzione della diga Rogun sul fiume Bax, idea che sulla carta esiste dagli anni 50. Una volta ultimata, la diga sarà la più alta del pianeta e raddoppierà la capacità energetica del Tagikistan, che al momento deve fare affidamento su gas e petrolio importati dai vicini Uzbekistan e Turkmenistan. Sempre stan, ma ormai sapete grazie a questa serie che ciascun membro del team sfoggia una storia millenaria. La Transoxiana, area che afferisce in buona parte agli odierni Tagikistan e Uzbekistan, è stata abitata con continuità sin
dall'età della pietra dagli antenati degli attuali tagiki, la cui cultura è indissolubilmente legata al mondo iranico, alla cosiddetta Grande Persia. Difatti i tagiki sono l'unico popolo dell'Asia centrale a non parlare una lingua di origine turca, bensì una variante dell'iranico occidentale vicina al farsi, parlato in Iran, e al dari, diffuso in Afghanistan. Dopo l'indipendenza raggiunta nel 91, il tagiko è stato adottato come lingua ufficiale, mentre il russo è lingua franca, parlata dalla quasi totalità della popolazione. Riguardo alla religione, la maggior parte dei tagiki professa l'Islam sunnita. Eppure il governo di Dushanbe ha posto in Costituzione dei limiti per rafforzare la laicità dello Stato e stroncare sul nascere qualsiasi forma di estremismo. Ad esempio, i minori di 18 anni non possono entrare in una moschea, chi ha meno di 35 anni non può effettuare un pellegrinaggio alla Mecca, alle donne non è concesso indossare l'hijab e allo stesso modo agli uomini è negata la possibilità di farsi crescere troppo la barba. Riassumendo, abbiamo un paese ex sovietico, non troppo islamico, stracolmo d'acqua dove però è difficile farsi una doccia, amministrato da un dittatore dal sopracciglio fluente. Dall'8° secolo d.C. la Transoxiana fu controllata dagli scià persiani, salvo l'essere sottratta a più riprese da dinastie di origine indocinese. Convertite all'Islam dai califfati Umayyade e Abbaside, nei secoli successivi le terre tagiche subirono prima le invasioni dei popoli di origine turcica, poi quelle mongole. Si ritiene che lo stesso termine Tajik, letteralmente arabo in medio persiano, sia stato utilizzato dai popoli turco-mongoli per riferirsi a persone di lingua iranica e religione musulmana, cioè i tagiki per l'appunto. Nel 1785 alcune di queste tribù turco-mongole, convertitesi all'Islam, si riunirono nel cosiddetto Emirato di Bukhara, una monarchia assoluta che regnò per circa 100 anni proprio sulla Transoxiana. Ma non preoccupatevi, quando entrano in gioco le grandi potenze europee e i loro eserciti, tutti i nodi vengono al pettine. Nel corso dell'Ottocento l'allora apparentemente invincibile impero britannico incappò in un nuovo rivale, la Russia zarista. Il cosiddetto Grande Gioco riguardò le sorti nell'Asia centrale, ritenuta dagli inglesi un punto nevralgico per collegare Europa e subcontinente indiano, e dai russi una naturale espansione del proprio impero, grande fonte di prodotti tessili. Sul finire del XIX secolo il Grande Gioco venne risolto dopo una lunga serie di battaglie, azioni diplomatiche, di spionaggio e anche negoziati. Alla Russia fu impedito di rivendicare territori a sud della Mudaria. In cambio, buona parte dell'Asia centrale, tra cui la sezione settentrionale del Tagikistan, rientrò sotto l'egida di Mosca, con il nome di Turkestan russo, grande quanto Francia, Germania, Italia e l'allora impero austro-ungarico sommati. Non so voi, ma per me l'Austria-Ungheria esiste ancora, un pochino come la Cecoslovacchia. In questo contesto l'Emirato di Bukhara si era ritrovato circondato e nel 1873 era diventato un protettorato zarista. Nel loro complesso le regioni abitate dai tagiki fornirono a Mosca campi di cotone, stazioni ferroviarie, aziende agricole, in cambio di ospedali e scuole. Scalzata la corona zarista nel 1917, la notizia della rivoluzione arrivò via telegrafo. I tagiki provarono a perseguire la via dell'indipendenza, ma l'esercito bolscevico impiegò soltanto qualche anno per sedare le rivolte. Nel 1924 Joseph Stalin, allora commissario delle nazioni scelto da Lenin in persona, optò per riorganizzare le repubbliche sovietiche sotto il controllo di Mosca. Il Turkestan russo fu suddiviso in Repubblica Socialista Sovietica Uzbeka e Repubblica Socialista Sovietica Turkmena, nel mentre l'Emirato di Bukhara fu cancellato completamente dalle mappe e incorporato nella Repubblica Uzbeka. Nel grande schema delle cose sovietiche, ogni nazionalità andava identificata e delimitata per contrastare potenziali minacce statali. Ad esempio, i tagiki, poiché affini al mondo iranico, necessitavano di essere allontanati dalla Persia, poi Iran, per evitare che ne condividessero eventuali ideali patriottici. In una prima fase, sotto minaccia di esilio, vennero costretti a uniformarsi agli uzbeki, che, per citare soltanto uno dei problemi di questa scelta, parlavano una lingua di origine turca. Al contempo, le città antiche di Bukhara e Samarcanda, storicamente tagike, divennero invece parte della Repubblica Uzbeka. Tutt'oggi il Tagikistan le reclama per sé, dato che in entrambe la maggioranza degli abitanti parla tagiko. Ben presto in Russia si accorsero che di quel passo i territori tagiki si sarebbero trasformati in una zavorra. In altre parole, prevalse il principio del divide et impera. Nel 29 al popolo tagiko fu concessa una repubblica socialista sovietica che grosso modo demarca gli attuali confini statali del Tagikistan. Dushanbe, che all'epoca contava poco più di 3.000 abitanti, fu ribattezzata Stalinabad, nome che rimase ufficiale fino alla morte del baffone nel 1953. Benché nel periodo sovietico il Tagikistan sia andato incontro a un lento sviluppo industriale e infrastrutturale, la repubblica rimase il più sperduto, povero e meno istruito satellite di Mosca in Asia centrale. Poi, come da copione nella storia degli stan, l'Unione Sovietica si avviò verso il suo naturale collasso. Nel marzo del 91 un referendum affermò che il 95% dei tagiki voleva continuare a far parte dell'URSS riformata da Gorbaciov. Tuttavia, il 9 settembre dello stesso anno il Tagikistan proclamò la propria indipendenza. Difatti a dichiarare l'indipendenza fu proprio il Partito Comunista Tagiko, i cui quadri, prevedendo il crollo dell'Unione Sovietica, erano desiderosi di mantenere il potere.
Per l'appunto, le successive elezioni confermarono come presidente tale Ramon Nabiev, deputato del Soviet Supremo Tagiko. De facto, però, a sedere sul trono di Dushanbe fu un altro Ramon, stavolta di cognome. Sì, esatto, proprio lui, Emomali. Sopraccigliomen provò a fare il padrone fin da subito, ma le cose presero una brutta piega. Tra il 92 e il 96 il Tagikistan si trasformò in un teatro di guerra che causò la morte di decine di migliaia di persone e ne lasciò senza casa 1 milione. Da una parte il governo di derivazione comunista, riconosciuto dall'ONU, con il supporto della Federazione Russa, impose il proprio controllo su Dushanbe e sul nord-ovest del paese. Dall'altra, la cosiddetta opposizione tagika unita, un insieme di forze islamiste e liberal-democratiche, godeva di grande supporto proprio nel Gorno-Badakhshan, tra i Pamiri, e dell'aiuto dei mujahedin afghani. La fazione governativa trionfò, siglò un trattato di cessate il fuoco sotto supervisione ONU, fece una bella pulizia etnica nell'est del paese e rafforzò il potere di Ramon. In principio, Mr. Sopracciglio era un apparatchik, un burocrate sovietico a capo di una fattoria ad Angara, nell'ovest del Tagikistan. Da lì, un po' come il nostro Lucone, iniziò a scalare i vertici agricoli, il trattore e infine la gerarchia amministrativa della nomenclatura sovietica, fino a venire eletto nel Soviet Supremo Tagiko. Con un paese devastato dal conflitto civile, Ramon venne visto come uomo stabilizzatore, l'unico faro di una nazione sulla via della catastrofe, tanto che nel 99 vinse le elezioni tagiche con il 97% delle preferenze. Senza neanche bisogno di dirlo, alla fine gli unici a stabilizzarsi furono i familiari di Ramon e i gerarchi a lui vicini. E come da copione Ramon ha vinto tutte le ultime elezioni tagiche nel 2006, 2013, 2020. In seguito a diversi colpi di stato falliti e alla messa al bando di qualsiasi organizzazione non rispecchi gli ideali del Partito Democratico Popolare del Tagikistan, nel 2015 Ramon ha proceduto a proclamarsi fondatore della pace e dell'unità nazionale, leader della nazione. Re dei primi uomini, signore dei 7 regni, padre dei draghi. Un anno più tardi, con la modifica dell'articolo 65 della Costituzione, Ramon ha rimosso qualsiasi limite temporale ai mandati presidenziali. Sia i media statali che quelli privati lo definiscono l'unico garante della pace e della stabilità nazionale. Le città sono tappezzate di foto e gigantografie del generoso padre dei tagiki e le festività nazionali servono più che altro a celebrarne l'immagine. Come un vero faraone egizio, Ramon è considerato uno degli uomini più ricchi dello spazio post-sovietico, nepotismo imperante annesso. La principale e unica azienda di alluminio tagika, Talco, che è di proprietà dello Stato, in realtà del cognato di Ramon, e che rappresenta la fetta più grossa dell'export nazionale, è una bella grassa vacca da mungere. Da sola la compagnia sfrutta circa il 40% dell'energia elettrica tagika, ma a riscuotere i profitti è una società offshore nelle isole Vergini britanniche. Da lì i fondi aziendali vengono spesi nei modi più impensabili. La moglie di Ramon li usa per viaggi di shopping glamour in giro per il mondo, le figlie per finanziarsi il leasing di un'intera flotta di aerei. Il figlio Rustam invece è presidente della Camera Alta del Parlamento tagiko, nonché sindaco di Dushanbe. Se però pensate che Ramon sia il tipico accentratore di potere e di denaro in contrasto con l'Occidente, vi sbagliate di grosso. Da buon principe machiavelliano quale lui è, la sua filosofia è quella di far buon viso a cattivo gioco davanti a chiunque. Oltre alla forte relazione con la Federazione Russa, che dispone di una base militare a Dushanbe, il Tagikistan non rompe le scatole a Stati Uniti e Unione Europea e gode di intensi legami con Iran, Afghanistan e Pakistan. Tra parentesi, per il 70° compleanno di Putin, il buon Ramon gli ha regalato questa piramide di cocomeri, un mix di rococò e romanticismo impareggiabile. Il bigliettino di compleanno riportava: o li mangi tutti o non esci vivo da qui. Se vi state chiedendo perché i cocomeri, semplice. Il Tagikistan vanta 70 varietà di cocomeri e sono uno dei frutti più esportati. Inoltre negli ultimi anni Ramon ha rafforzato la cooperazione con la Cina, con cui ha stretto accordi per l'arcinoto programma della nuova via della seta. Ad oggi il debito tagico nei confronti della Cina, dovuto a prestiti e finanziamenti, ammonta a più di $1 miliardo. Mr. Xi Jinping è interessato al Tagikistan per 3 motivi. Il primo, ampliare l'influenza di Pechino in Asia centrale, a scapito di Russia e Iran. Il secondo, erigere basi militari a difesa del confinante Xinjiang. Il terzo, assicurarsi il controllo delle riserve minerarie del paese, a partire da oro, carbone e alluminio. A tal proposito, le quote della Talco Gold, sussidiaria dell'azienda di alluminio statale, sono divise equamente tra Ramon e il gigante cinese Tibet Huayu Mining, che ha investito oltre $200 milioni per allargare strade, portare elettricità e scavare ad alta quota. E non è finita qui. Nel 2011 Dushanbe ha approvato la cessione alla Repubblica Popolare Cinese di oltre 1000 km² di territorio sui monti Pamir, ponendo così fine a una disputa che durava da più di 130 anni. In cambio la Cina ha rinunciato alle rivendicazioni su tutta la provincia del Gorno-Badakhshan. Ovviamente in questo lembo di terra vivono i sacrificabili Pamiri. Speriamo che a Pechino non soffrano di Alzheimer, altrimenti sai com'è, oggi 1000 km², domani di nuovo il Gorno-Badakhshan. Comunque, le cose vanno bene anche con l'altro gigante asiatico. Il governo di Nuova Delhi possiede una base militare nel sud del Tagikistan,
Tagikistan fornisce a Dushanbe aiuti economici e umanitari a fondo perduto per centinaia di migliaia di dollari, invia ingegneri per mantenere le centrali idroelettriche. Altra chicca, il pubblico tagico apprezza particolarmente le produzioni cinematografiche di Bollywood. E se anche voi, proprio come i nostri amici tagiki, volete gustarvi un bel film di Bollywood su Netflix senza però preoccuparvi delle georestrizioni, vi basta una piccola app, NordVPN. Vi collegate a un server americano, visto che Netflix Stati Uniti ha un catalogo molto più vasto per quanto riguarda i film di Bollywood, e siete pronti a diventare anche voi dei Maharaja. Se poi siete uno come me che apre mille account diversi con altrettante password diversi e non vi ricordate quale sia quella del vostro account Netflix, c'è un'altra app che fa per voi, NordPass, l'app per PC e telefoni dove immagazzinare tutte le vostre password in un unico posto. Queste qui sono le password più utilizzate in Italia e mi duole ricordare a chi le utilizza che no, 1, 2, 3, 4, 5, Ciccio e Napoli non sono password così geniali. Basta meno di un secondo per scardinarle. Con NordPass, infatti, se siete smemorati come il buon Ramon, potete generarvi la vostra password personalizzabile in maniera del tutto casuale e anche nella forma più complessa, tipo questa qui. Avete vecchie password che non sapete quanto facciano schifo? NordPass ve lo dice, suggerendovi di cambiarle. Volete invece utilizzare la stessa password della vostra email e del telefono sul computer? Si può fare con la sincronizzazione simultanea dell'account su ben 6 dispositivi. Penso bastino tutte queste ottime valutazioni online a dissipare ogni dubbio. Scegliendo il piano Plus di NordVPN avrete in aggiunta l'app NordPass, 4 mesi in omaggio gratis e anche un buono regalo Amazon di 20 euro. Ramon, dai, lo so che è bello, ma non c'è bisogno di ballare dalla gioia. Veniamo alle note dolenti, alle relazioni complicate da coppia su Facebook nel 2012, perché sì, Ramon non può star simpatico a tutti. In aree montuose e aride ma votate all'agricoltura e ai pascoli, l'acqua è un bene prezioso. Lo sa bene il Tagikistan, che gode di ben 3 enclavi, residuati del Dividend Impera sovietico. Una, la valle di Sarvan, si trova in territorio uzbeko, le altre 2, le municipalità di Boruk e Lolazor, occupano solo kirghizo. L'ex presidente Islam Karimov, che abbiamo già conosciuto nel video dedicato all'Uzbekistan, ha sempre ritenuto che la costruzione della diga Rogun avrebbe potuto prosciugare i fiumi uzbeki e quindi danneggiare l'industria tessile del paese. Morto Karimov, le relazioni tra Tagikistan e Uzbekistan sono migliorate, ma la diga è ancora un argomento tabù. Nel caso del Kyrgyzstan si è passati direttamente alle maniere forti. Nell'aprile del 2021 le truppe tagiche e quelle kirghise si sono affrontate in una schermaglia proprio nei pressi dell'enclave di Voruk, che taglia in 2 il corso di un fiume che appartiene al Kirghizistan. Dushanbe infatti reclamava e reclama tuttora il possesso di un'intera porzione di quel fiume. Dopo un cessate il fuoco di 8 mesi, a gennaio del 2022 una serie di incidenti che hanno visto la morte di guardie di frontiera uzbeke e kirghise ha purtroppo riacceso la disputa, stavolta con l'intervento di carri armati e veicoli corazzati. La tensione è ancora alta, gli sfollati sono almeno 100.000 e lo stesso Putin è dovuto intervenire a placare gli animi, se non altro perché Kirghizistan e Tagikistan fanno parte del CSTO. Ramon non ha preso bene l'intervento di Putin, al quale ha risposto abbastanza seccato. Уважаемый Владимир Владимирович, я думаю, что это ваша инициатива. К чему не ради галочки вот собраться и мы должны открыто сказать, показав всему миру, что Россия плюс Центральная Азия, что у нас есть проблема. Мы хотим, чтобы нас уважали. Comunque la vera preoccupazione al potere sopraccigliare di Ramon è ovviamente l'Afghanistan, perché è l'Afghanistan. Anche come risultato della guerra civile, abitano più tagiki in Afghanistan che nello stesso Tagikistan, 11,5 contro 9 milioni. Con il ritorno al potere dei talebani nel 2021, Ramon ha aumentato i pattugliamenti al confine meridionale, ma si è ben visto dall'allestire campi profughi. La triste realtà dei fatti è che Dushanbe non può permettersi di accogliere altre persone. Il Tagikistan è tra le 40 nazioni più povere al mondo, ancora adesso la più povera dell'Asia centrale. Il 27% degli abitanti non ha abbastanza denaro per condurre una vita dignitosa. All'infuori dell'agricoltura e delle attività a appannaggio dei Ramon, i principali flussi di denaro tagiki provengono da fonti esterne, le rimesse degli espatriati in Russia e il mercato nero. Secondo l'Economist, nel 2012, il traffico complessivo di droga, armi ed esseri umani, che usa il Tagikistan come tramite tra Afghanistan, Russia ed Europa, costituiva tra il 30 e il 50% del PIL tagico. Insomma, il passo da economia di transizione a stato fallito è davvero breve. Per indorare la pillola ai suoi sudditi cittadini, Ramon ha puntato fortemente sull'identificarsi come il successore spirituale di Ismail Samani, primo emiro della Transoxiana sul finire del IX secolo d.C. La valuta e la vetta più alta del paese, 7500 metri, portano infatti il suo nome.
Alla faccia tua, picco comunismo. Ora, c'è da dire che Ramon, a differenza di Brad Pitt, sta invecchiando e qualche acciacco comincia a sentirlo. È uno dei capi di stato più longevi al mondo, persino più duraturo del nostro Lucone. I capelli gli si sono ingrigiti, ma le sopracciglia sono inspiegabilmente più nere e folte di un tempo. Chissà, magari lascerà presto il potere a suo figlio. Quel che è certo è che il futuro del Tagikistan e dei tagiki è legato a doppio filo alla sua eredità. Sin qui abbiamo riso e scherzato, ma da ridere e scherzare sappiate che c'è ben poco. A me la voglia è scomparsa già quando sapevo che mi sarebbero toccati 20 minuti di grafiche e montaggi. Tutto questo comunque per dirvi che nella stragrande maggioranza dei casi gli sconvolgimenti arrivano da dove meno ce li aspettiamo. Arrivano anche da uno stato stan amico di tutti, ma un po' lasciato da parte in balia di un simil sultano sperduto laggiù nelle steppe dell'Asia centrale. È arrivato il momento. Ora rimane soltanto il Kirghizistan, l'ultima sfera del drago che ci farà completare la serie sui paesi stan. Incredibile. Vi piacerebbe vedere un reportage laggiù nel 2024? A noi piacerebbe concludere questa serie in un modo così epico. Non so, vi ricordate il progetto documentario in Islanda finanziato da voi l'anno scorso? Il video è piaciuto a più di 30.000 persone. Ebbene, credo che sia giunto il tempo di replicare stavolta in Kyrgyzstan. Se sosterrete il progetto, noi vi forniremo un documentario di 50 minuti senza alcun tipo di sponsor. Per chi vuole finire nella lista di tutti quei contribuenti del progetto, proprio come nel documentario in Islanda, trovate questo link in descrizione con tutte le informazioni al progetto. Nel frattempo, grazie a tutti per l'attenzione, speriamo che le sopracciglia di Ramon rimangano sempre belle folte, per Aspera, ad Asta.